Ecco, quindi adesso è il tempo di andare a vedere se è vero che queste oscillazioni estreme dei due parametri A e B, quindi questi valori estremi di sigma molto alti o molto bassi del mese, si sono concentrati effettivamente intorno a al terremoto di 6 Richter del 6 aprile 2009. Se andiamo a vedere quest'altra slide, abbiamo i due grafici uno sopra l'altro, sono identici, ma il primo individua il terremoto con i parametri che vi ho detto adesso, A e B, ottimizzati, quindi più bassi possibile. Quello sotto, il grafico sotto, fa vedere lo stesso schema, quindi lo stesso periodo di analisi del mese, con il terremoto dell'Aquila, ma con un tempo allertato un po' più ampio, cioè più colonne rosa. La colonna rosa indica il tempo che sarebbe stato allertato appunto dall'esperimento, considerando dei parametri un po' più alti. Con questi altri due grafici ci poniamo quindi all'inizio del periodo da esaminare con un osservatore che fa il calcolo del rischio sismico e vede le 4 settimane davanti a lui. Ecco, con questa simulazione che vi sto facendo vedere. Anche se non vede il terremoto di 6 Richter perché nessuno conosce il futuro, eppure con il metodo che vi sto raccontando, effettivamente chi calcola riesce a individuare esattamente con quella striscia rosa il tempo del rischio sismico, individuato da questi parametri A e B, e questo tempo è compatibile esattamente con il tempo del terremoto. Chi calcola il terremoto del 6 aprile 2009? Chi calcola ha ordinato in sequenza i valori della forza gravitazionale dei pianeti calcolati ogni ora in quel mese. Ora, immaginiamo di ordinare, vedete il testo per aiutarvi a capire, insomma l'ho scritto in alto nella slide, dal più piccolo al più grande, tutti i 16 valori mensili del parametro A, cioè il parametro che calcola la variazione dei dati in 48 ore, e poi ordiniamo tutti i 30 o 31 valori del parametro B, e cioè il parametro che calcola la variazione dei dati in 24 ore. I valori del parametro A sono 16 indici, uno appunto ogni 48 ore in un mese. I valori del parametro B sono 30 o 31 a seconda della durata del mese, perché ce n'è uno ogni 24 ore. Ad ogni valore è stato poi assegnato, come dicevo, un numero indice. Il numero indice 1 corrisponde al valore più basso oppure più alto. Il valore indice 2 corrisponde al secondo valore più alto o più basso. Il valore indice 3, il terzo valore più alto o più basso di questa forza gravitazionale che varia in 24 o 48 ore, e così via. Io ottengo quindi 15 o 16 valori per il parametro A e 30-31 valori per il parametro B, dal più basso al più alto, indice, a seconda che ci troviamo in un mese di 30 o 31 giorni. Se trovassi a questo punto una regola per la quale in corrispondenza di ogni terremoto i valori indice sono sempre gli stessi, potrei stabilire una legge di comportamento ricorrente, utile alle previsioni sismiche, che mi pare, insomma, una cosa comoda, no? Ecco, quindi vorrei chiedere in questo momento la vostra attenzione su un aspetto molto importante, cioè sul valore dei due parametri A e B necessario per ottenere l'allerta in un intervallo di tempo minimo possibile, escludendo dall'allerta gran parte di quel tempo del mese. Cioè quella striscia rosa deve essere la più stretta possibile, perché se io vado a mandare sull'app EcoForecast l'allerta, questa deve durare poco, non può durare giorni. Ecco, se assegniamo, vedete qui nel riquadro che vi ho fatto comparire, il valore indice 2 al parametro A e il valore indice 1 al parametro B, otteniamo un tempo di allerta del 6%. Se invece noi andassimo a mettere un valore indice 2 sia al parametro B che al parametro A, l'intervallo di allerta aumenterebbe, diventerebbe del 15%. Vedete infatti che le porzioni di grafico con la colonna in rosa qui sono di più estese.
rispetto al grafico superiore, cioè aumenta il tempo di allerta, ce n'è di più, ma questo non è utile. È importante infatti, al contrario, allertare il meno possibile, perché meno si allerta la popolazione e meglio è per la gestione delle emergenze. Ecco, pertanto, se riesco a trovare una legge di comportamento ricorrente, dicevo, ossia se vedo che con numeri indice di un certo tipo raggiungo l'ottimizzazione del modello utilizzando esclusivamente i piccoli indici che riguardano valori estremi e in quel mese corrispondono sempre al terremoto, al periodo del terremoto, ecco che il modello funziona e può essere utilizzato per una previsione sismica. Cioè, quindi, se effettivamente questo metodo funziona in tutti gli esperimenti effettuati su tutti i terremoti che ho potuto esaminare, quindi se identificano con una colonna di alert così stretta nel tempo, quindi un 6%, un 15% nell'arco di un mese, il tempo del terremoto, e risulta che i valori bassi di indice allertano poco, ma riescono a predire il sisma, allora il metodo è valido. E infatti è andata proprio così, e ve lo sto spiegando con questo libro. Ecco, ad esempio, in quest'altra slide vedete il riassunto di ciò che i 200 esperimenti hanno portato come risultato, cioè che il parametro A copre un range di valori indice fra 1 e 4 per il 70% del tempo, per il 70% dei terremoti, scusate. L'indice 4, vedete, in corrispondenza al 70%. E abbiamo per il parametro B, invece, copre un range tra 1 e 6 di valore indice per il 60% dei terremoti. Su 200 terremoti il parametro A ha poi registrato valori indice da 1 a 2,6, in particolare quindi in una condizione di parametri molto piccoli, di indici molto piccoli, 1 o 2 su 16 totali, per 86 terremoti su 200. E il parametro B ha registrato valori indice da 1 a 6 su 107 terremoti su 200. Questa concentrazione di valori permette buone previsioni sismiche, anche se ulteriori parametri sono necessari, e lo vedremo nelle prossime edizioni del libro, per perfezionare il tempo di allerta che trovate tutti i giorni nell'app QForecast. Tuttavia, ciò fornisce una base solida per la previsione dei terremoti tramite un modello astronomico già in questa fase. Poi abbiamo un'ultima slide che vorrei brevemente illustrarvi, proprio per permettervi anche di capire meglio il resto del libro che vi aspetta. Vediamo quindi con questo disegno come le forze gravitazionali influenzino il movimento delle faglie terrestri. Qui viene simulata con questo disegno la crosta terrestre. Vedete il piano di campagna, che è questa linea, questo scritto ground, questa linea orizzontale, che viene sollevata dal movimento mareale crostale, causato dalle forze planetarie e lunisolari, principalmente ogni 12 ore e 25 minuti. E può raggiungere il sollevamento del piano di campagna i 30-40 centimetri in verticale, eccolo qua stilizzato, su un raggio ovviamente molto ampio di 5.000 km, 4 volte l'Italia. Questo vuol dire che noi non ce ne possiamo accorgere, ma noi 2 volte al giorno ci alziamo e ci abbassiamo con tutta la nostra casa, con tutto il nostro terreno posizionato sotto di noi di 30-40 centimetri. Naturalmente sono rilevazioni effettuate tramite la geodetica satellitare. La ricerca non è mia, ovviamente, come è stato anche detto nel libro, ma appartiene ai ricercatori giapponesi ed è stata implementata da ricercatori italiani, in particolare nel 2020 dai ricercatori della Università La Sapienza, Vespe, Zaccagnino e Doglioni. Doglioni è l'attuale, Carlo Doglioni è l'attuale presidente degli NGV. Vediamo quindi che la deviazione standard della forza gravitazionale può influenzare significativamente l'attività sismica. Ma questa deviazione standard che abbiamo visto fino adesso, questo sigma, influenza la componente verticale che, pur essendo sempre presente, assume una rilevanza completamente diversa nel caso di sinistra e nel caso di destra. Nel caso di sinistra vediamo che la deviazione standard delle forze è moderata.
nel caso in cui è moderata, comporta assenza di innesco sismico. E questa è una caratteristica che abbiamo evidenziato prima per il terremoto dell'Aquila, no? Quindi valori estremi dell'indice, valori estremi delle forze gravitazionali che variano nell'arco di 24-48 ore causano l'innesco, mentre, adesso lo andiamo a vedere, mentre situazioni più moderate, valori più moderati non lo causano. Infatti a destra abbiamo che a parità di sollevamento della verticale del piano di campagna, alte o basse livelli di deviazione standard delle forze gravitazionali in atto causano un significativo innesco sismico e causano lo slittamento della faglia, dei piani di campagna rispetto al piano della faglia. Quindi la faglia a questo punto diventa attiva, rilascia l'energia e viene causato il terremoto. Come illustrato nel libro, la previsione dei terremoti potrebbe essere quindi possibile utilizzando algoritmi astronomici. Questo approccio è sia deterministico, quindi è basato su effetti misurabili delle forze gravitazionali che abbiamo visto sinora, sia statistico, come indicato dalle fasi lunari che influenzano la magnitudo dei terremoti. Mentre parliamo della deviazione standard delle forze gravitazionali, è importante sottolineare che questa parte del discorso di cui parlo nel libro e parlo a voi adesso si basa su una sperimentazione di tipo deterministico, cioè significa che riguarda effetti misurabili e quindi il rapporto causa-effetto tra i pianeti e i terremoti, secondo i meccanismi noti della forza gravitazionale, viene messo in pratica e viene verificato. C'è poi invece la parte statistica del modello, che invece si affida, come già avete letto nel libro, nelle pagine precedenti, alle statistiche delle fasi lunari. Alcune fasi lunari, infatti, comportano magnitudo maggiori dei terremoti, mentre altre fasi lunari sono associate a magnitudo minori. Un ciclo completo lunare dura circa 27 giorni, durante i quali la Luna compie un giro completo intorno alla Terra e ogni fase lunare dura in media circa 3 giorni e mezzo, anche se variano queste fasi come numero di ore in più o in meno. È possibile stabilire un trend statistico, cioè di correlazione fra fasi lunari e terremoti. In particolare in questo schema abbiamo analizzato 7.300 terremoti dal 1600 al 2019 in Italia e per le varie magnitudo c'è un trend che si evidenzia qui. Ad esempio, se ci troviamo in una fase di luna nuova, la fase 1, si nota che è statisticamente meno probabile che si verifichi un terremoto di magnitudo 5 Richter, cioè questa banda rossa, o superiore, e infatti vediamo che in fase 1 la colonna indica un meno 10% rispetto a un giorno medio. Invece quando la luna, per esempio, è gibbosa crescente, cioè fra il primo quarto e la luna piena, ma anche in primo quarto e in luna piena, i valori dei Richter emessi da un terremoto statisticamente aumentano come frequenza. Quindi vediamo che abbiamo un 17% positivo di probabilità qui di terremoti con magnitudo superiore a 5 Richter accaduti nella storia in quella fase lunare. Ma allora forse è possibile prevedere i terremoti con algoritmi astronomici? Beh, è evidente che le masse planetarie influenzano l'innesco sismico attraverso la stabilità o l'instabilità delle forze gravitazionali esercitate. Anche la Luna e il Sole giocano un ruolo importante in questo contesto, con le loro fasi lunari. Questo è un campo di studio ancora da esplorare completamente, un modello interessante e degno di essere approfondito. Oggi ho avuto l'onore di illustrarvi questi concetti e spero di avervi trasmesso l'importanza e il potenziale di questo modello. Vi invito quindi a proseguire la lettura del libro che potrete comprendere meglio alla luce di queste spiegazioni. E inoltre vi segnalo l'app EcoForecast che vedete qui sullo schermo, che è disponibile su Google Play e iOS Apple, che ho sviluppato per prevedere i terremoti in Italia. Potete scaricarla utilizzando i QR code che trovate qui per chi già non sia stato iscritto al servizio. Ecco, resto a disposizione per ulteriori domande e chiarimenti tramite i canali usuali, inclusi i gruppi Facebook e le chat e la chat che è in funzione da qualche mese, tutti strumenti noti agli abbonati al servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona continuazione nella lettura del libro e un ciao a tutti voi.